Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo di bougainville che danno ottimi risultati anche in pianura padana se si seguono alcuni accorgimenti di coltivazione. Vanno rinvasate all'inizio dell'estate, quindi circa in giugno, e gradiscono molto un terriccio sciolto, quindi nel quale si può mettere un po' di terriccio torboso, un po' di pomice e molta sabbia, perché gradiscono avere il terriccio sempre umido ma molto sciolto, che lasci passare l'aria e che faccia respirare le radici. Adesso che siamo a fine estate otteniamo finalmente i frutti del nostro lavoro, e qui vedete due bougainville fiorite, una di colore bianco e una di colore violetto magenta. Come vi ho detto, gradiscono molta acqua, vanno irrigate e fertilizzate regolarmente e si possono tranquillamente riprodurre con talea. Si tagliano le talee verso fine luglio, si mettono in un misto di sabbia e torba, possibilmente coperte con un foglio di plastica e in una posizione senza sole diretto, e nel giro di un mesetto possono germogliare. Il consiglio è sempre quello di farne tante di talee, e alcune germogliano, alcune magari falliscono. Ecco, adesso vediamo altri tipi di bougainville. Ecco altre bougainville alla fine dell'estate. Questa è la bougainville madre di queste tre talee che ho fatto qualche anno fa. È in ristrutturazione, quindi non la vedete fiorita, e le talee, il consiglio che vi do è piuttosto usate dei rami abbastanza grossi, legnosi, piuttosto che le punte tenere e ancora erbacee. Attecchiscono molto meglio le talee grosse legnose rispetto alle piccole erbacee. Qui vediamo un'altra bougainville che sempre a fine estate decide di fare qualche fiorellino, quindi prossimamente avremo la fioritura anche di questa. Questa bougainville ha una trentina d'anni, questa passa i 30 anni dall'acquisto che ho fatto di una giovane pianta in un vivaio.